Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche per i nuovi inizi entro il prossimo mese. Abbiamo la giustizia e il diavolo, ragazzi. Ci può essere qualche tema legato alla giustizia per qualcuno che eventualmente può costringere, può, diciamo, bloccare, mi verrebbe da dire, perché di solito la giustizia parla di regole, però quando c'è il diavolo è tutto un po' compresso, è tutto un po' schiacciato. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di numerologia che sto pubblicando in questo periodo. Tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi di gennaio 2026. Anche di quello trovate tutte le informazioni sia sotto nella descrizione che sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie e quali sono questi nuovi inizi. Abbiamo un bel cavaliere di coppe. Cavaliere di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe. Due di spade, 4 di pentacoli e regina di pentacoli. Allora, partiamo da questo cavaliere di coppe. Qualcuno potrebbe aver ricevuto o star per ricevere qualche tipo di proposta, qualche tipo di offerta. Mondo e cavaliere di bastoni. Può essere una richiesta di trasferimento, può essere un'offerta, una proposta magari di fare un viaggio, di traslocare, potrebbe essere un trasferimento magari non lavorativo ma abitativo. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, sacerdotessa e cavaliere di spade. Tanti cavalli avete, c'è come un movimento in avanti qui nella prima parte del mese, secondo me, e con questo cavaliere di bastoni si va dritti per, diciamo, quello che si vuole. Avete anche la sacerdotessa, quindi qui si tratta di andare verso i vostri obiettivi, verso, mi verrebbe da dire verso la vostra intuizione, ragazzi. Tenete presente che sia il cavaliere di spade che quello di bastoni hanno il cavallo uno al galoppo e l'altro al trotto, quindi si parla di una certa velocità di movimento. Andiamo a vedere il 5 di coppe, appeso e 3 di bastoni. Il 5 di coppe, ragazzi, è una carta che parla di aver perso qualcosa, però qui con la carta dell'appeso sento che è come un accettare quello che è, le cose così come sono. Vi dirò, il diavolo può parlare anche di ego, mentre la sacerdotessa parla proprio del guardare al di sopra,
del giusto e sbagliato, del bello e del brutto, del bianco e del nero. È un po' come dire questa cosa c'è e bisogna prenderla così com'è. Ed è un po' il lavoro che secondo me farete con questo appeso. Nel senso che è vero che magari potreste aver perso qualcosa, o nel caso di questo trasferimento potreste perdere qualcosa, però è anche vero che quello che vi resta, quello che vi rimane, è un ottimo punto di partenza per far sviluppare questo tre di bastoni, cioè per dare il passo a nuovi progetti, a nuove idee, nuovi lavori. Andiamo a vedere il 2 di spade perché c'è ancora come un dubbio, di nuovo un cavaliere di coppe, come se qualcuno ripartisse alla carica, torre e 7 di coppe. Datemi una carta per la torre. Sette di spade. Non so, la sensazione è che qualcuno voglia offrirvi qualche cosa, diciamo in un primo momento c'è come questa spinta in avanti, ma poi c'è come un ripensamento, secondo me. C'è un fermarsi dopo tutto questo movimento piuttosto veloce, devo dirvi, all'inizio del prossimo mese, dei prossimi 30 giorni, quindi potremmo dire i primi 10 giorni da quando vedete la lettura sono parecchio veloci, dopodiché c'è come una battuta di arresto dove ci pensate un attimo perché non sapete se vi conviene effettivamente accettare questa proposta o no. Il 2 di spade mi dice che ci sono dubbi, che ci sono come dei ripensamenti, potrebbe esserci proprio una scelta da dover effettuare, però io ho come l'idea che potrebbe anche essere un po' insistente l'altra persona, ma con questa torre, il 7 di spade, è come se ci fosse qualche cosa che non vi convince, qualche cosa che è da demolire, da destrutturare, da riassestare, se vogliamo. La cosa che percepisco da queste carte è che secondo me qualcuno potrebbe essere un po' disilluso, cioè è un po' come se l'appeso vi facesse vedere le cose da un altro punto di vista e lì è come se diceste no, ok, non me ne ero accorto prima, non avevo preso in considerazione questo lato della faccenda e qui c'è come una sorta di appunto di ripensamento, vado o sto, continuo in questo progetto, in questa situazione, in questa relazione, oppure cambio strada, perché il 7 di coppe, essendo girato al contrario, mi parla un po' di disillusione. Quindi io ho come la sensazione, ehm, sì, che siate stati o che sarete un po' disillusi, anche perché ragazzi c'è un 7 di spade, quindi qui qualcuno non la sta raccontando proprio giusta. Andiamo a vedere il 4 di denari. 8 di coppe. 5 di coppe nuovamente e giudizio. Perché ho la sensazione che qualcuno stia cercando di fregarvi dei soldi? O far pagare voi per qualche cosa che dovete fare in due magari? Io ho l'idea che nonostante questa, mi verrebbe anche da dire un po' insistenza da parte di questo cavaliere di coppe, ma perché lo vedo due volte e quindi c'è come una prima proposta, una sorta di entusiasmo, una battuta d'arresto, una riflessione e poi come un ma sarà la cosa giusta? E qui con il 4 di pentacoli sento che qualcuno tenderà a un po' chiudersi e un po' è proteggersi. Questo ve lo dico perché con il giudizio qui c'è come proprio una presa di consapevolezza, c'è come la comprensione che probabilmente ragazzi con l'otto di coppe c'è bisogno di cercare qualche cosa di più elevato, di più in allineamento con voi, con valori più alti, con obiettivi anche più alti mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'argine di denari. 4 di coppe e 3 di coppe.
Datemi una carta per il 4. Re di pentacoli, datemi una carta per il 3 di coppe. 2 di coppe. Dunque, ho come la sensazione, ragazzi, che qualcuno potrebbe tentare, come vi dicevo, di farvi questa proposta, dove all'inizio potrebbe sembrare allettante, ma poi non così tanto. Tenete presente che avete il diavolo, può riguardare una questione di ego, una questione di schiavitù, può riguardare una questione di soldi, e questo potrebbe essere, ve lo dico perché c'è un 7 di spade, che è proprio una carta che parla di avidità, di qualcuno che arraffa tutto e racconta qualsiasi tipo di storia pur di ottenere quello che vuole, per quello che è la carta che si associa alle bugie. Però io ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di disillusione e dopodiché da qui come, ok, mm, la presa di consapevolezza del giudizio però è di nuovo un 5 di coppe, quindi mi pento, avrei potuto fare diversamente, avrei potuto accorgermene prima, cioè, e se guardo l'ultima parte della lettura, io ho come la sensazione che tendiate o tenderete a rifiutare qualcuno, qualcosa della situazione o del progetto, insomma, c'è come una parte che tenderete o a non vedere o a rifiutare. E vi dirò che ho proprio la sensazione tra il 3 di coppe e il 2 di coppe che qualcuno potrebbe essere disilluso perché si rende conto che l'altra persona non è poi così onesta nei vostri confronti. Ora, se fosse una relazione a due, vi dico, potrebbe esserci qualche tema legato a delle attrazioni extra coniugali, extra coppia, se vogliamo. Non so, ci sono tanti personaggi, devo dire. E qui secondo me si tratta di fare qualche cosa, di essere coinvolti in qualche cosa di cui poi ci si pente. È come se qui cascassero un po' i castelli in aria e ci fosse un momento di protezione. E questo momento di protezione, di raccoglimento, vi dà la possibilità di far apparire questo giudizio, quindi di rendervi conto, di prendere consapevolezza di quello che è il disegno più grande. Da lì, secondo me, prenderete un certo tipo di posizione e ho l'idea che chiederete come delle prove dimostrative all'altra persona per, tra virgolette, continuare sereni. Allora, questo nuovo inizio che voi andrete a vivere nel prossimo mese, secondo me è un inizio, mm, ci sono forti probabilità che sia un inizio passionale, quindi un inizio romantico, una storia, una relazione del cuore. Però, ripeto, siete tanti, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Il fatto che ci sia la giustizia qua mi viene da dire che è come se aveste bisogno o se cercaste di mettere come delle regole, soprattutto alla fine del periodo con questa regina di denari, è come se cercaste una zona sicura per evitare, diciamo così, una certa tossicità. La zona sicura la vedo sia con il 4 di pentacoli che con la regina di pentacoli. Quindi, a parte questo nuovo inizio che potrebbe essere romantico, potrebbe essere passionale o collaborativo, come vi ho già detto prima, quindi c'è questo nuovo inizio, secondo me però non è la parte più importante del mese, ovvero la parte più importante del mese è il fatto che riuscirete ad aprire gli occhi e a proteggervi, a creare come delle norme, delle barriere, delle regole, dei comportamenti che vi faranno sentire più al sicuro. Andiamo a vedere qualche altro oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Analizza le tue interazioni
Lezione di oggi. Controlla se sei una persona che sta sempre dando agli altri, però che sente che passa inosservata, che passa, sì, che non viene vista dagli altri o è poco valutata. Se questo è il tuo caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. L'obiettivo: esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano il tuo potere personale o te lo tolgono. Questo significa che nel momento in cui siete con qualcun altro e fate qualche cosa con qualcun altro, o per qualcun altro, alla fine siete stanchi, siete scarichi, non vi sentite nutriti. Ecco, questo vuol dire che state perdendo energia, state dando, ma non state ricevendo, ok? Quindi il giusto equilibrio è dare e ricevere. Effettivamente abbiamo la giustizia qui. È come un mettere in equilibrio. Potrebbe essere proprio questa sensazione di controllo, di rigidità, di tossicità per qualcuno, di orgoglio, di ego. Andiamo a vedere un altro oracolo. Sforzi, 2 mesi. Quindi ragazzi, può essere che per qualcuno ci sia da tribulare nei prossimi 2 mesi per riuscire a rendersi conto di tutto questo passaggio, quindi dell'entusiasmo di questa nuova conoscenza, di questa nuova proposta. C'è un momento nei prossimi 30 giorni, diciamo, un po' più di stasi, dove rifletterete, dove capirete, dove vi renderete conto di quali sono le illusioni che vi sono state o che a cui vi siete aggrappati o che vi sono state proposte, e dopodiché c'è come questa fase di protezione dove deciderete di mettere voi altre regole, secondo me, e per qualcuno questo momento di protezione parla di rifiutare qualsiasi altra cosa possa arrivare dall'esterno. Cioè, perché qui è proprio come se andaste verso cose migliori. Vi dirò, per qualcuno il fatto che ci sia la torre e l'otto di coppe può parlare di un allontanarsi da questa situazione o da questa relazione. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Sono l'amorosa energia dell'amore. Scusate, dell'universo. Sono l'amorosa energia dell'universo, un po' come dire io sprigiono l'amore di cui l'universo mi nutre. Interessante, amici della bilancia, fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro, quindi andare a cercare queste credenze limitanti e lavorarle, trasformarle in credenze potenzianti. Lo potete fare da soli attraverso la sezione degli abbonati. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché ci sono come dei concetti nei primi numeri dei video, se vogliamo, che riprendo o ai quali faccio riferimento nei video successivi, però insomma fate come meglio credete. Ci sono temi di metafisica, di metamedicina, le credenze limitanti divise per settore, ci sono delle meditazioni per pulire e innalzare il campo vibrazionale, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!